Io avevo letto la lezione 43 e che aggiungono il ruolo della preghiera a questo processo di, come dire, armonizzazione di queste due forze. E dicono, molti dei miei amici hanno pregato per ricevere aiuto e forza lungo questo sentiero, ma quando la richiesta viene esaudita, molti di voi non se ne accorgono. Spesso la risposta alla preghiera giunge sotto una forma che non vi piace, un conflitto, una frizione o qualcosa che vi induce a credervi trattati ingiustamente. Non vi rendete conto che proprio l'evento che vi causa un temporaneo dolore è la risposta alla vostra preghiera. La preghiera con cui chiedete aiuto per conoscere voi stessi e i vostri conflitti in modo da potervi purificare. Come potreste riconoscere un vostro conflitto interiore se non si manifestasse esteriormente? Solo in questo modo potete divenire consapevoli di quella parte nascosta in voi che devi alla legge divina. Dal momento che la deviazione è negativa, non può che materializzarsi in qualcosa che percepite come disarmonico. Spesso trascurate questa semplice logica e persistete nel considerare gli attriti della vostra vita come se non avessero nulla a che fare con voi. Così vi prego, cari amici, considerate i conflitti esterni che vi si presentano come risposte alla vostra preghiera. Madonna, Spettacolare questo qua, cioè mamma spettacolare, mia! Scusami, spettacolare. che lezione è? È la 43, che parla fondamentalmente di tre tipi di personalità che lui individua con i nomi di tipo ragione, tipo emozione e tipo volontà. Madonna, Guarda, attento, dobbiamo ricordarcelo questo perché noi siamo dei testoni, quindi facciamo fatica a comprendere. Però io ho un esempio che è molto per me calzante, no? Che mi diceva il mio maestro di shiatsu. Se uno ha un braccio paralizzato, non sente niente, dicevano. Però se tu vai lì a massaggiarlo, pian pianino, sento il dolore della Madonna perché è stato paralizzato da una vita intera. E tutto quel dolore è la cura che sta arrivando. Solo che lui la sta vivendo e quindi tutte le cure spirituali, come dire, se fossimo un po' più coscienti, è ovvio, adesso sto pensando a tutto il nostro lavoro che siamo andati da Arma a farci benedire, non vi dico cosa ci è successo dopo la benedizione, lascia perdere, c'è stato veramente un calvario di 2 anni che io dico, ma siamo impazziti, cioè, quale cose sono arrivate di complessità. Ma letta così 3 anni di purga. avete chiesto un livello, siccome quel livello siete belli grigi, se chiedete livello bianco, adesso vi diamo una bella sfogliata perché non è possibile che, ed è funzionale alla cura La crisi di di guarigione. guarigione. Quindi anche in sintesi torniamo sempre che ogni cosa che ci arriva, grazie, grazie Signore, grazie, cioè dovremmo avere questo mantra interno e dire sempre, ma è bellissimo, cosa mi stai insegnando? Che giusto, giusto, tu sai quello che stai facendo, quindi in qualche modo è giusto, perché io ho chiesto qualcosa, ecco, se tu non chiedi niente ti arrivano mazzate, dici vabbè, ma cazzo che vita è, ma se chiedi ti arrivano mazzate, giustamente almeno gli diamo un senso a quello che ti arriva, no? Quindi no, ma questo è Esatto. interessantissimo. Hai voluto salire di livello col videogioco? Adesso sono cazzi tuoi, nel senso, Esatto. sono E tanti. tu pensi che il livello più alto vuol dire più soddisfazione, più salvo, qualcosa che vai peggio, vai. Cioè sarai messo più alla prova, sarai perché devono staccarti i pezzi di croste che hai addosso, che saranno ferite dopo. Ecco perché iniziamo a intuire perché i santi diventano masochisti a un certo punto, no? Che tu li vedi che dicono dammi più prove, o comunque li vedi andare dentro a un qualcosa e ci trovano quasi un gusto, no? Guarda Francesco d'Assisi, cieco, che andava avanti con tutto massacrato, probabilmente perché iniziano a sentire che è tutta una grazia, sono tutti livelli di purificazione sempre più alta. Noi non ci siamo proprio a questo punto, però possiamo incominciare a dire ok, se arriva dei casini, però prega un po' anche, chiedi una buona purificazione, almeno gli dai un senso, dico io, quello che ci sta succedendo. No, questa è tanta roba, eh. Cioè, Grazie ragazzi, che meraviglia.